Ciao, sono Angeline, benvenuti nel mio casolare. Con il video di oggi inauguriamo un'inedita rubrica, ovvero racconti di storie e miti del folklore di altri paesi al di fuori dell'Italia. La storia di oggi è di origini slave, precisamente risalente al XII secolo d.C., anche se non si sa l'effettivo periodo di diffusione della storia, e si tratta della storia di Koschei l'Immortale. Koschei è solitamente rappresentato come mago o stregone, con la caratteristica principale quella di essere immortale, oppure semplicemente molto difficile da uccidere. È possibile che la figura di Koschei abbia preso ispirazione da Könchek, un personaggio realmente esistito, nonché Khan dei Cumani, presente anche all'interno del poema della schiera di Igor, un poema epico molto famoso. Il nome Koschei è avvolto da un'aurea di mistero e fortemente enigmatica, ma con presumibilmente degli elementi richiamanti prigionia e morte che sono centrali nel suo mito. Il nome potrebbe essere derivato dalla parola russa kost, che significa osso, che richiama appunto al suo aspetto fisico molto scheletrico. Secondo altre tradizioni, il nome Koschei affonda le radici in alcune parole slave che indicano prigioniero o schiavo. In alcune fiabe viene raccontato che riesce a liberarsi solo grazie all'uso delle sue arti magiche. Koschei compare in diverse storie che hanno origine in luoghi diversi, ma in tutte le storie riceve l'immortalità nel medesimo processo. Ascoltatemi perché è particolare. Koschei nasconde la propria morte, ossia anima, all'interno di un ago, che verrà poi messo all'interno di un uovo, il quale verrà messo all'interno di un'anatra, poi all'interno di un coniglio, il tutto all'interno di un baule, sotto un albero, in un'isola deserta. Non so neanche come si faccia a mettere un uovo in un'anatra, posso capirlo, ma un'anatra in un coniglio? Non ho capito. Quindi capite che risulta difficile ucciderlo, visto che la sua anima è all'interno di questo baule strano, strano a dir poco. Personalmente, quando ho fatto ricerche per questa storia, mi è venuto da associare quest'ultimo passaggio alla tradizione popolare della matrioska russa, ma le due cose sono separate e non c'entrano tra di loro, perché la matrioska risale alla fine dell'Ottocento e si ispira alle scatole cinesi. Quindi, nei racconti in cui è presente il senza morte, l'eroe della storia e delle storie, perché come abbiamo detto le storie sono molte, è un certo Ivan Zarevich, un personaggio che ha sempre lo stesso nome, ma non è mai la stessa persona nelle diverse storie. E l'antagonista è sempre Koschei. La storia più conosciuta dove compare Koschei è raccolta in un libro di fiabe scritto da Alexander Afanasiev. In questa storia il protagonista è Ivan Zarevich, appunto, che si sposa con la guerriera Maria Morevna. Poco dopo le nozze, Maria deve partire per la guerra. Prima di fare questo, però, intima al marito di non aprire la porta dello sgabuzzino. Ivan inizialmente ubbidisce a sua moglie,
ma successivamente decide di cedere alla curiosità, aprendo la porta, liberando Koschei l'immortale, che rapisce sua moglie. Ivan quindi parte per salvarla e durante questo viaggio si interfaccerà anche con un'altra creatura molto famosa nel folklore slavo, Baba Yaga, una strega che dapprima metterà alla prova Ivan, testando la sua volontà, per poi finire con aiutarlo, dandogli un cavallo magico che lo condurrà, insieme all'aiuto dei suoi cognati, l'aquila, il falco e il corvo, 3 maghi che sposarono le sue 3 sorelle, riuscirà finalmente a sconfiggere Koschei e a liberare sua moglie. Koschei comunque compare anche in altre storie, sempre con lo stesso ruolo, quindi mago cattivo, sempre con pelle diafana, se presente, altrimenti totalmente scheletrico, e con il brutto vizio di rapire principesse per tenersi giovane e arzillo. L'immortalità deve essere lunga e noiosa. In conclusione, la figura di Koschei compare nel folklore russo in svariati modi. Per esempio è presente nel gioco di ruolo Dungeons and Dragons come Lich. Queste erano tutte le informazioni che avevo riguardo questa leggenda, e se ne avete altre o pensate che manchi alla completezza della storia qualcosa, fatemelo sapere nei commenti, e se volete che racconti delle vostre leggende o favole, fatemelo sapere con un'email oppure contattandomi sui miei canali social, e noi ci vediamo molto presto con una nuova leggenda. Ciao!